Quali sono le attuali tendenze dell'economia? Dove ci sta portando il progresso? I nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale produrranno dei benefici generali? Oppure queste nuove tecnologie diventeranno un ulteriore strumento di sfruttamento? Di tutte le specie animali, solo l'essere umano ha dovuto modificare il proprio ambiente per sopravvivere, e lo ha fatto grazie al lavoro. A differenza degli animali, l'uomo non è dotato di strumenti naturali per sopravvivere. Ha dovuto crearli: pietre tagliate, ossa appuntite, bastoni. La produttività media del lavoro è definita come la produzione per lavoratore o per ora lavorata. Facciamo un semplice esempio. In un'ora di lavoro, un lavoratore produce un vaso. Ora supponiamo che, grazie a nuove tecnologie, il lavoratore riesca a produrre 2 vasi in un'ora. Diremo allora che la produttività del lavoro è raddoppiata. La produttività aumenta grazie a invenzioni e scoperte, nuove tecnologie, nuova organizzazione del lavoro. Basandoci sulla produttività, possiamo classificare i livelli di sviluppo economico di una data società. Il livello 0 di una società, quello cioè con la produttività minima, è quello in cui tutti i suoi membri devono lavorare l'intera giornata per poter sopravvivere. Livello 0, dove tutti lavorano. Per la maggior parte della sua esistenza preistorica, l'uomo è vissuto in condizioni di estrema povertà. Poteva procurarsi il nutrimento necessario alla sua sopravvivenza solo con la caccia, la pesca, la raccolta di frutti. Le comunità primitive erano organizzate in modo da garantire la sopravvivenza collettiva. Ognuno partecipava obbligatoriamente al lavoro. La produzione di viveri era appena sufficiente a nutrire la collettività. Livello successivo, grazie a nuove scoperte, tipo l'agricoltura o l'allevamento. La produttività del lavoro aumenta. Adesso il lavoro giornaliero dei componenti della società produce una eccedenza. Quando questa eccedenza diventa stabile, non più occasionale, allora diremo che la società ha generato un sovrapprodotto sociale. Il graduale accumulo di invenzioni, scoperte e conoscenze ha consentito di aumentare la produzione di alimenti, riducendo al contempo lo sforzo fisico dei produttori, segnando così il primo aumento della produttività del lavoro. L'invenzione di strumenti come l'arco, le frecce e l'arpione ha migliorato le tecniche di caccia e pesca, garantendo un approvvigionamento di cibo più costante per l'umanità. Col tempo, accanto alla produzione destinata alla sopravvivenza quotidiana della comunità, inizia ad emergere un primo eccedente costante, una quantità di beni che va oltre il necessario. È questa la prima forma di sovrapproduzione sociale. La sua funzione principale è fondamentale. Permette la creazione di riserve alimentari, pensate per proteggere il gruppo dal ritorno ciclico della fame, o almeno per attenuarne gli effetti. Un'altra funzione fondamentale e primitiva della sovrapproduzione sociale è che rende possibile una divisione del lavoro più avanzata. Quando una tribù dispone ormai di scorte alimentari stabili, alcuni dei suoi membri non devono più dedicarsi esclusivamente alla ricerca del cibo. Possono così concentrare il loro tempo e le loro abilità nella produzione di altri oggetti, strumenti da lavoro, contenitori per conservare i viveri, oggetti decorativi. Quello che prima era solo un talento individuale, una predisposizione naturale, si trasforma gradualmente in una specializzazione, il primo passo verso un vero e proprio mestiere. La nascita e lo sviluppo dell'artigianato determina a sua volta la creazione di nuovi strumenti e tecniche di lavoro. Ciò implica innanzitutto un marcato aumento della produttività del lavoro. Ciò implica che mentre nelle prime società l'intera giornata di lavoro serviva a produrre solamente i beni necessari al suo mantenimento,
Adesso la giornata di lavoro si divide in due parti. La parte in cui il lavoratore genera i beni necessari al mantenimento di sé e della sua famiglia, il cosiddetto lavoro necessario, e la parte in cui il lavoratore genera una eccedenza di beni, il cosiddetto plus lavoro. Nel momento in cui la società ha generato un sovrapprodotto stabile, è iniziata la lotta per il suo accaparramento. Se un gruppo sociale, con l'uso della forza e della coercizione, riesce ad accaparrarsi il sovrapprodotto sociale in modo stabile, allora diremo che la società si è divisa in classi. La società, in questo caso, si è violentemente divisa in due gruppi. Da una parte, coloro che, con il loro lavoro, producono i beni necessari per la propria sussistenza e producono il sovrapprodotto sociale. Chiameremo questa classe i produttori. Dall'altra parte abbiamo coloro che, tramite la violenza, si sono assunti il diritto di non lavorare e di appropriarsi del sovrapprodotto sociale. Chiameremo questa classe gli accaparratori.